Benvenuto o bentornato su questo canale. In questo video viene trattata l'ipotesi, molto condivisa ma non ancora dimostrata in modo definitivo, che il Big Bang che ha dato origine al nostro universo e che si è espanso a partire da uno stato molto caldo e denso, circa 13,8 miliardi di anni fa, sia stato originato da una fluttuazione quantistica spontanea dell'energia dello stato non spazio-tempo che non sarebbe altro che lo stato quantistico del vuoto. Prima del Big Bang non c'era né un centro, né uno spazio, né il tempo, quindi il Big Bang non è avvenuto in nessun luogo. Lo spazio-tempo stesso è apparso ed ha iniziato ad espandersi con il Big Bang. Una delle ipotesi più accreditate è che all'inizio tutto fosse costituito da una zuppa bollente di particelle elementari dalla vita breve, tra le quali anche i quark, i costituenti dei neutroni e protoni, che insieme agli elettroni sono i costituenti degli atomi, i quali a loro volta sono le basi della materia. In quel momento, tra l'altro, c'era materia e antimateria in quantità uguali. Questa ipotesi prevede, per motivi ancora poco chiari, ma ritenuti del tutto casuali, che una gigantesca fluttuazione quantistica dell'energia di punto zero del vuoto ha scatenato il Big Bang e l'inflazione cosmica e 13,8 miliardi di anni fa ebbe inizio l'universo. Un attimo prima non c'era niente e quello dopo c'era tutto. Come ciò sia possibile è forse la domanda più importante di tutta la scienza, che supera i confini tra teoria e sperimentazione, fisica e filosofia. Tutto ciò che sappiamo del nostro universo dipende dal meccanismo causa-effetto. Ci sforziamo di capire perché esiste qualcosa e non il nulla, e dell'esistente perché le cose sono come sono. Al livello più fondamentale, non sappiamo come e perché l'intero universo è comparso e continua ad esistere. La fisica quantistica suggerisce che a livello microscopico, lo spazio e il tempo stessi possono subire fluttuazioni, ma collegare direttamente queste fluttuazioni ad una fluttuazione quantistica gigantesca che abbia dato origine ad un intero universo è ancora un argomento di ricerca attivo e di dibattito tra i fisici. La teoria del Big Bang si basa principalmente su osservazioni astrofisiche, come la radiazione cosmica di fondo, una radiazione uniforme da qualsiasi direzione la si osservi e non è associata a nessuna emissione proveniente dalle stelle o da altri corpi celesti, l'abbondanza degli elementi leggeri nell'universo, eccetera, ma la causa precisa della sua origine rimane un'area di studio aperta nella cosmologia. Com'è nato l'universo? Da dove vengono tutte le strutture astronomiche che osserviamo e come si sono formate? Per dare una risposta a queste domande oggi si è in possesso un quadro abbastanza coerente dell'origine dell'universo che è iniziato a partire da uno stato altamente ordinato, molto diverso dall'universo attuale. Il nostro universo è composto di materia, piuttosto che di antimateria, obbedisce alle stesse leggi della fisica ovunque ed in ogni momento, per quanto ne sappiamo finora, ed ha avuto inizio con un Big Bang estremamente caldo, circa 13,8 miliardi di anni fa. La legge della relatività generale ci dice che l'universo si espande e contemporaneamente si raffredda. Nuove scoperte hanno mostrato che è dominato dall'energia oscura, circa il 68% della massa-energia dell'universo, ed è un'energia non direttamente rilevabile, diffusa omogeneamente nello spazio, che potrebbe spiegare, tramite una grande pressione negativa, l'espansione accelerata dell'universo e dalla materia oscura, il 27% della massa-energia dell'universo, la materia normale, i neutrini e le radiazioni costituiscono il rimanente 5%. Oggi l'universo è pieno di galassie, stelle, pianeti, elementi pesanti e di molecole complesse che almeno sulla Terra hanno portato alla nascita della vita intelligente e tecnologicamente avanzata. Ma l'universo non è stato sempre come lo osserviamo, le strutture astronomiche oggi esistenti si sono formate con il passare del tempo a partire da strutture estremamente semplici. Gli scienziati del XX secolo sono stati in grado di ricostruire la linea temporale di come il nostro universo sia passato da un universo per lo più uniforme, privo di strutture complesse e costituito esclusivamente da idrogeno ed elio, all'universo ricco di strutture astronomiche che osserviamo oggi. La vita è nata da molecole complesse, costituite da atomi, gli ingredienti base che costituiscono tutta la materia ordinaria dell'universo. Questi atomi sono i prodotti delle reazioni nucleari di più generazioni di stelle e sparati in tutte le direzioni dello spazio dalle supernove. Senza questo processo, i pianeti e la chimica complessa non esisterebbero. Stelle e galassie necessitano di alcuni ingredienti fondamentali: la gravità, la materia oscura e la disomogeneità nel gas primordiale per favorire la nascita dei fattori che hanno portato, con il passare del tempo, alla formazione delle strutture astronomiche oggi esistenti. L'universo primordiale era composto da quantità uguali di materia ed antimateria ed in qualche modo una simmetria,
attualmente ignota, ha favorito una di esse, la materia. Oggi le strutture che osserviamo e la vita stessa sono composte da materia. Se questa asimmetria non si fosse manifestata, l'universo oggi sarebbe simmetrico, senza materia, ma pieno solo di energia. Le leggi della fisica così come le conosciamo sono simmetriche. Ogni reazione che è stata creata in laboratorio o osservata ha creato o distrutto materia e antimateria in quantità uguali. Non sappiamo il perché l'universo denso e caldo del passato abbia, per così dire, favorito un eccesso di materia rispetto all'antimateria. Forse una qualche instabilità o disequilibrio o una qualche interazione, che ancora non conosciamo, ha portato a un eccesso di materia rispetto alla sua controparte. Il modello standard funziona egregiamente con le particelle di materia normale o antimateria, non fa predizioni sulla materia oscura in quanto le osservazioni finora eseguite hanno appurato che tale materia non può essere costituita da particelle note o interagisce con le onde elettromagnetiche, le quali ci permettono di osservare i fenomeni fisici ed è stata rilevata solo indirettamente tramite osservazioni astronomiche, così come l'energia oscura, cioè quella energia residente all'interno del vuoto quantistico che dà luogo ad un effetto gravitazionale repulsivo con la quale si spiega l'accelerazione dell'allontanamento tra di loro delle galassie e di altre strutture cosmiche. Da dove è venuta l'energia? Per la materia energia ordinaria, la materia oscura e l'energia oscura se esistono realmente. Secondo la teoria cosmologica dell'universo AD energia totale nulla fondata sull'ipotesi che l'energia totale dell'universo sia esattamente zero. L'energia positiva dovuta alla materia sarebbe cancellata esattamente dalla energia negativa gravitazionale. Tale ipotesi ha consentito a Edward Tryon di proporre nel 1973, in un articolo su Nature, che l'intero universo sia emerso da una particolare fluttuazione del vuoto quantistico, caratterizzata da una condizione di energia totale nulla, che si sarebbe mantenuta nell'universo attuale. L'idea che una grande fluttuazione dello stato di vuoto quantistico potrebbe consentire la nascita di un oggetto macroscopico, in particolare una stella, purché non venga violata la legge di conservazione dell'energia, fu proposta per la prima volta da Pascual Jordan. Secondo la teoria quantistica dei campi, la materia può sorgere spontaneamente dallo stato di vuoto in base al principio di indeterminazione di Heisenberg e alla simmetria fra particelle ed antiparticelle. La temperatura è una misura dell'intensità del movimento casuale degli atomi e delle molecole e si potrebbe supporre che, quando la temperatura viene ridotta allo zero assoluto, tutti i movimenti cessano e gli atomi e le molecole si fermano. Se gli atomi e le molecole dovessero mai fermarsi completamente, sarebbero localizzati con precisione e avrebbero simultaneamente velocità note, vale a dire di valore zero. Questo in contrasto con il principio di indeterminazione di Heisenberg, che afferma che nessuna particella può mai avere valori precisi di posizione e velocità contemporaneamente, quindi gli atomi e le molecole non possono mai essere completamente fermi. Il loro movimento, anche allo zero assoluto, è dovuto all'energia del vuoto, detta anche energia di punto zero, che non svanisce mai ed è anche alla base del fatto che il vuoto è permeato da una infinità di fluttuazioni quantistiche, che creano continuamente coppie di particelle ed antiparticelle virtuali, le quali si annichiliscono in un tempo inversamente proporzionale alla propria energia o massa, restituendo la loro energia al vuoto quantistico. L'esistenza di un'energia non nulla, associata al vuoto, è alla base dell'effetto Casimir, previsto nel 1947 e confermato sperimentalmente. Altri effetti derivanti dall'energia di punto zero sono la forza di van der Waals, lo spostamento di Lamb-Rutherford delle righe dell'idrogeno, la spiegazione dello spettro di radiazione di corpo nero di Planck, la stabilità dello stato fondamentale dell'atomo di idrogeno dal collasso radiativo, l'effetto delle cavità di inibire o aumentare l'emissione spontanea di fotoni dagli atomi eccitati e la radiazione di Hawking, responsabile dell'evaporazione dei buchi neri. Ad esempio, la formazione spontanea di coppie elettrone-positrone è un fenomeno ben noto ed osservato in numerosi esperimenti. Queste coppie, ad energia totale non nulla, violano per tempi brevissimi il principio di conservazione dell'energia e scompaiono rapidamente in tempi inversamente proporzionali alla loro massa. Quindi nel regno della fisica quantistica, il vuoto assume un significato completamente nuovo. A differenza della nozione classica di vuoto, cioè spazio in cui non c'è né materia né energia, il vuoto quantistico pullula di energia invisibile, un oceano intricato di attività che sfida la nostra immaginazione. È un luogo dove le particelle appaiono e scompaiono, dove le leggi della meccanica quantistica regnano sovrane e dove l'essenza stessa della realtà rivela la sua natura enigmatica. Nel vuoto quantistico,
Le particelle virtuali si materializzano spontaneamente, prendendo in prestito energia dal vuoto stesso prima di scomparire rapidamente, restituendola. In conclusione, il concetto di vuoto quantistico, seppur diversamente inteso e interpretato, rappresenta oggi il fondamento della fisica e della cosmologia moderna e la sua effettiva comprensione la chiave ultima per l'interpretazione della realtà. Un processo analogo potrebbe riguardare microregioni di spazio-tempo della lunghezza di Planck che potrebbero continuamente nascere ed annullarsi in un vuoto primordiale precedente alla nascita dello nostro spazio-tempo. Questo fenomeno è detto schiuma quantistica. In tale condizione, in base al principio di indeterminazione, una fluttuazione che non richieda energia potrebbe provocare effetti di durata illimitata e potrebbe portare alla nascita di un intero universo. Tryon osservò che l'energia positiva della massa e l'energia negativa del campo gravitazionale si cancellano se l'universo è piatto, e nel caso che l'energia totale dell'universo è nulla, esso potrebbe durare per sempre. Le osservazioni astronomiche attuali sono compatibili sia con l'ipotesi che l'universo sia piatto, sia con la cancellazione fra energia di massa ed energia gravitazionale. L'ipotesi che l'universo abbia energia totale nulla costituisce un interessante complemento della teoria del Big Bang, rendendo non più necessaria la singolarità iniziale. Inoltre sarebbe compatibile in particolare con la teoria inflazionaria, cioè quel momento negli istanti iniziali dell'universo in cui lo spazio-tempo si presume essersi espanso esponenzialmente. In base a questa teoria di un universo ad energia totale nulla, nato da una immensa fluttuazione quantistica, il fisico e cosmologo Alan Guth, che propose nel 1981 la teoria dell'inflazione cosmica, secondo la quale l'universo nei primi istanti di vita sia passato attraverso una fase di espansione esponenziale, originata da una densità di energia del vuoto positiva determinante una pressione negativa, ha definito l'universo come un grande pasto gratis, emerso dal nulla quantistico. Questo è tutto. Spero che il video ti sia piaciuto e che tu l'abbia trovato interessante. In questo caso lascia un like e se non sei iscritto, iscriviti al canale, a te non costa nulla, ma per me è un aiuto per continuare e migliorare i contenuti del canale.